Oggi siamo qui a Valle Aurelia, la Valle dell'Inferno, e vi mostreremo questa zona, quest'area dove ci sono tante criticità, tanti problemi e anche qualcosa di piacevole. Perciò se vi interessa rimanete, altrimenti qui c'è una bellissima ciminiera molto ampia, venite e va a schiaffate tra i chiappe. La cosa principale è il punto d'arrivo della metro di Valle Aurelia, perché uno così arriva in centro, va in stazione, metro A, e qua spesso si trovano ragazzi da tutte le parti del quartiere di Roma, eccetera, per volendo anche fare qualcosa di animato, chiamiamolo così. Beh, diciamo che, caro Simone, recentemente a Valle Aurelia ci sono dei ragazzi nordafricani, una comunità di ragazzi nordafricani che stanno comunque nelle case famiglie, quindi una vera e propria comunità. E qua praticamente a Valle Aurelia sono successi anche dei fatti di cronaca di recente. Mi dicevate che è stato pure accoltellato un ragazzo. Sì, c'è stato praticamente un omicidio, un ragazzo, poi un uomo di circa 50 anni, di etnia filippina, e c'è stata sta colluttazione tra questo signore ed altri 5 connazionali. Praticamente è stato ucciso con il rompighiaccio, che è praticamente una lama per rompere il ghiaccio. Gli sono stati dati, se non erro, dai 5 agli 8 fendenti ed è morto proprio qui sopra, insomma. E questa poi è una zona che è stata riqualificata, però vedo lì cocci e bottiglie, scritte, cose, cioè qua magari c'è pure un po' di movimento. Beh, diciamo che serale. Siamo venuti in un buon momento, nel senso, perché prima, credimi, era in uno stato brado allucinante, anche perché il comune si è mosso per, insomma, e il municipio soprattutto si è mosso. L'hanno chiusa? Sì, per chiuderlo nel vero senso della parola. Prima invece c'erano delle semplici transenne dove comunque era accessibile con molta più facilità, a tal punto che all'interno ci venivano, insomma, a bivaccare, drogarsi. E si vede, sì, si vede. Addirittura Era uno scopodromo, Paolo. Cioè se veniva qua dentro a fare... A fare i figli, come dicono gli antichi, no? E poi pure la gente, come diceva, no? Venivano qua a farsi vere, e poi ci sono tutte le comitive qua affinché arriva a questa cosa, no? Questo punto di piazza accoltellate. Capito? Eh sì, perché poi l'esasperazione di tante cose, droga, alcol, sesso, violenza, eccetera, poi finisce sempre in tragedia. Eh sì, perché vabbè, io non è che abito qua in zona, ma stavo qua spesso, che c'avevo la comitiva degli amici miei che venivano sempre qua, no? E come stavo in mezzo ai filippini, che noi giocavamo a basket, c'erano sempre questo attracco tra loro gli arabi qua, no? Una guerra, tipo. Vabbè. Tu da che parte stavi? Io dalla parte mia e basta. Da Pagnotta. Hai capito? Posso dire uno scoprodromo. Famoso in giro, va, vediamo com'è. Hanno fatto venire qui loro? Ah, la polizia ti ha fatto venire addirittura. Non si preoccupi. No, lei non deve andarsene. Stia tranquilla, signora, Noi ce ne andiamo. Di tutti i colori, qui mi hanno buttato fuochi, pietre, senza che io facessi niente. Mi hanno buttato bottiglie piene di birra. Non sono ancora vive, non sono... E quindi la signora giustamente ha timore delle persone, ha pure ragione. No, non si preoccupi, noi ce ne andiamo. Voi con la polizia, Lei ha bisogno qualsiasi di cosa volete, dovete parlare con loro, io sono protetta da loro. No, Ma non noi ce ne volevamo andiamo, solo non si chiederle se preoccupi. aveva Siete bisogno poliziotti borghesi, d'aiuto. mi fa piacere, ma venite con la volante perché voglio essere sicura di chi siete. Va bene. Va bene? Buonasera signora, grazie mille. Buona Grazie. fortuna. sa chi sono stati? Che lei pensa che siamo noi quelli che le hanno fatto queste cose? No, può darsi che voi siete poliziotti borghesi, Certo, ma io non posso no. saperlo. Noi adesso ce ne andiamo perché non vogliamo agitarla, però noi No, aspettate ci qua che dispiace. parlate con la polizia, adesso... Vabbè dai, non mettiamoci l'aspettare la polizia. Vado subito di una volante, mi chiamo Elena, qui sotto la fornace. Mi conoscete bene qui della zona, quindi ho ancora bisogno. E qui siamo dovuti andare via perché c'è una signora che vive in un anfratto, in un angolo, non è neanche un posto che però
ha timore perché dice gli hanno tirato benzina, cose, oggetti, poveretta, c'ha paura, è normale che sia, come dire, prevenuta nei confronti di tutti quelli che passano, però abbiamo provato a spiegargli, guardi signora, noi stavamo solo passando, lei ha detto no, io qui voglio la mia privacy, voglio stare tranquilla, ci sono delle persone che prendono degli angoli, dei territori e decidono che poi quelli sono le loro case, non avendo nient'altro. È anche vero che in quei casi specifici va spiegato un attimino che si trova qui all'interno non solo di una struttura chiusa e circondata, ma anche di un centro commerciale, di una metropolitana, perciò voi immaginate il passaggio che c'è qua e immaginate quanta gente tutti i giorni gli passerà davanti alla sua abitazione barra tenda. E questa è un'altra area, perché è un parcheggio in pratica. Sì, è un parcheggio Più degradata qua, un po' più spaccata, rami caduti, furgoni abbandonati, qualche buca, che cozza un pochettino con una zona che tutto sommato è tranquilla. Lì hanno fatto la zona che è gatti o cani, sa gatti? Sì, c'è un cane qua, questo è uno che... Ah, qui ci abitano dentro. Sì, ci abitano. Però è pure una buona soluzione alla fine in camper, piuttosto, capito, piuttosto che sta per strada, vedi, tenuto bene. Ciao, ciao. Ciao Simone. Di dove sei, Iosi? Romeno. Ah, rumeno. E tu vivi qui nel camper e stai comodo qua? Io ce l'ho documenti, ce l'ho tutto. Passaggio. No, dico, però è comoda come soluzione abitativa il camper rispetto... Perché fuori hanno dormito 7 anni per strada. Hai sempre dormito per strada? Una signora, un'avvocatessa mi hanno regalato questo. Ah, te l'hanno regalato? Sì, ho dato soldi, passaggio, tutto. 12 anni. 11. Ho visto che c'hai l'aglio in mano, ma che ti stai a fare? Io stasera. Che ti stai preparando? Bistecca con funghi. Ah, bistecca di maiale con i funghi. Ottimo direi. E prima hai lavorato in Italia? Ma hai lavorato là, così, non con documenti. No. E che lavori facevi? Adesso, ho lavorato dopo un tipo, ma sono malato, sono riguardo. Ah, cavolo. Ti sei ustionato? È ustione quella? È bruciato. Bruciato, un ustione, sì. E sono malato di fegato. Epatite? Epatite. Quale? La B o la C? No, la B sorge, non mi ricordo. Una... E hai qualche medico che ti segue? Prendi le medicine? Ma prendo in medicina, sì, guarda. Ah, c'hai tutto, perfetto. Bravo. Ah, ok. E come ti sei bruciato sul lavoro? Come ti sei bruciato? Sono andato io da solo fuoco. Perché paesani miei che lo fanno tutti, la povera non aiuta niente, non mi ha dato casa, non mi ha dato niente. L'hai fatto per protesta? Ti sei dato Questa fuoco? presentite, questa del disco, questo è un bandito questa del disco, la Romania, prende bambini della famiglia, della madre per l'assistenza sociale, dammi lavoro che gli do a mangiare. L'hanno scritto sui giornali? Ho scritto. L'hanno Sì, scritto? anche la televisione. E poi qualcuno ti ha aiutato dopo questo gesto? No, nessuno. Cioè, quindi tu ti Non sei mi ha dato fuoco e poi l'hanno lasciato così? Non mi ho risolvato niente. Tu hai degli amici adesso che stai in questa... Ma arriva una signora, mi porta qualcosa da mangiare, mi aiuta quella signora. Anna Maria ti aiuta. Grazie di Dio per lei. Per Ma a tutti parte i bambini. mangiare, Anche Alessandro. qualcuno viene a parlare anche un po' con te? Bueno, da che viene televisione romena, e io parlo bene romeno. Grazie. Oh, Giuseppe. Io? No, perché? Che ti ha detto? Sono un poliziotto. Io. Praticamente noi abbiamo visto che questa zona, nonostante sia una zona di case popolari, l'Ater generalmente è un po' latitante sui servizi, però da quello che abbiamo capito qui dai ragazzi viene pagata una cooperativa di recupero di detenuti, ex detenuti che curano il verde, e nell'essere una zona popolare devo dire sta meglio di tante zone pure centrali, Molto cioè, curata, sì. perché pure Sì, in sì. zona mia per esempio così bene il verde c'è, però perché è curato proprio dai cittadini in No, alcuni ne prendono casi. abbastanza cura loro di questa cooperativa e È un molto bel pulito. esempio di reinserimento, Sì, sì, perché anche per questi ragazzi che hanno da scontare servizi socialmente utili, ecco. cioè tu immagina uno ha fatto un errore, allora invece metterlo in carcere, fallo sta lì a brutillo eccetera, gli dai una cosa che può fare un Gli danno lavoro. modo di lavorare comunque, sì, non so che paghe prendono, se siano effettivamente pagati, però ecco, un modo Vabbè, ma pure
pure scontare se quello fosse gratis, Sì, no? sì, sì. Io mi immedesimo in uno che deve scontare una condanna, mi dicono vuoi fare il carcere o vuoi andare in un quartiere a rimetterlo a posto? No, sì, Io anche a riprendersi... 100 volte a rimettere a posto il quartiere, essere apprezzato pure dagli abitanti e avere un mestiere poi per E quando... riprendersi una posizione personale Esatto. nella vita proprio. Certo. Comunque nelle altre realtà dei quartieri popolari dove appunto le aree verdi non sono tenute in questa maniera e dove comunque le famiglie che hanno dei figli hanno paura, tra virgolette, a fare scendere i propri figli a giocare sotto casa. Sì, sì, qui ho visto invece è quando invece qua... Sì, mo siete venuti tardi, ma qua tutti i giorni i ragazzi giocano a calcio, cioè il campo da basket pure hanno fatto, non so se avete visto. C'hanno modo adesso, C'è il centro questo qua per i bambini più piccoli. Ma il campo a basket chi l'ha costruito? Sempre è l'Ater praticamente. Cioè l'Ater che qui ha costruito, ha fatto... hanno ripreso cose che avevano dei altri lavori sicuramente e da lì hanno tirato su staccionate, hanno messo ste grate Ma per... anche gli alberi potati, Sì, che sì, ma pure le generalmente aregani sono che una vedi delle laggiù. cose- Le aregani quelle, sono due Le aregani separate. fontanelle, le panchine... Sì, sì, una ce l'abbiamo messa noi tempo fa personalmente, però le fontanelle... Sì, Quando sì, vedo un sì. bambino che ha il verde, può giocare eccetera, è diverso da uno che sta in mezzo ai calcinacci allo Sì, sporco. hanno modo di sfogarsi e no di vedere solo il male dei quartieri. Vabbè, grazie. Grazie ragazzi, Niente. buona serata. Sempre un piacere, raga. Crociati più volte per strada. Tu c'hai Walter White sotto al collo. Ciao, ciao, ci vediamo. Sotto i palazzi popolari spesso si trovano le palestre, in particolare per le borgate la palestra di pugilato è proprio il luogo di riscatto, ma anche il luogo che toglie i ragazzi dalla strada, perché altrimenti farebbero altro. Invece quella rabbia repressa che magari si può avere sotto casa in una zona un pochettino decentrata, e poi questa ormai non lo è più da un pezzo perché a metropolitana è tutto quanto, però esatto, sei praticamente al centro, però toglie le persone dalla strada e gli dà anche educazione e disciplina, che è la cosa che succede spessissimo alla palestra. Lo scopo della palestra è quello, non soltanto per il pugilato, per tutte le attività. Anche dove è carente magari la famiglia, manca un genitore, piuttosto... Diciamo che ci prestiamo anche spesso a quello. il maestro dove, che dove non arrivano i genitori noi ci prestiamo a qualsiasi tipo di situazione e quindi a volte alcuni ragazzi che non hanno la possibilità entrano lo stesso. È poco che mi alleno. Quanti anni c'hai? 19. Quante volte ti alleni al giorno? 5. Cioè ti alleni 5 volte a 5 volte. settimana, Sì. una volta al giorno? Una volta al giorno, sì. Ma sei venuto in palestra perché stavi per strada o proprio perché ti andava per Perché in mi palestra? piace. Mi piace, preferisco stare in palestra. Mi diverto tutto, ma è tutto. Ma prima che aprissi questa palestra andavi in un'altra palestra o iniziavo da quando hanno aperto questa palestra qui? Avevo cominciato in un'altra palestra. Dove? A Gym Center, mo' ho chiuso da un par d'anni. Lontano da qua? No, qui dietro, nel solo secondo. Poi ho fatto un paio di mesi. Poi ho smesso perché facevo pallone, quello, un altro sport ancora. Poi alla fine ho iniziato con prepugilistica e ora ho fermato, ho iniziato con agonismo. Entriamo, vediamo Era una palestra. Era una palestra di Andiamo pugilato. da un'occhiata. E questa è la storica palestra di quartiere. Tra l'altro sembra nuova perché è stata risistemata, tenuta bene, però Sta ristrutturata davvero bene. ristrutturata, però a livello struttura Ventina d'anni la palestra. sono tanti anni. Sì, a voglia. Hanno rifatto tutto, condizionatori, e ring è qui all'angolo, l'area quella d'allenamento dall'altra parte. Mazza, hanno trovato proprio l'angolo perfetto per Quasi metterlo. regolamentare questo, quasi regolamentare. Tutti i sacchi, vabbè, questo per il quartiere fa una bella differenza. E poi c'è da dire che spesso le palestre queste di quartiere sono molto più convenienti pure dal punto di vista economico, perché il mese è più basso, dove i ragazzi magari non ce la fanno e si viene pure incontro, che è la cosa più importante. Con 45 euro al mese. Che oggi non ci si va da nessuna parte. Mi raccontavi che questa è anche la zona dei brutti, sporchi e cattivi, che è uno dei miei film preferiti. L'hanno girato a Monteciocci, sopra. Sì, sopra la metro. E lì c'erano i baraccati praticamente. I baraccanti hanno ricostruito la cosa dei baraccati. No, c'erano proprio i baraccanti. Sì, c'erano per davvero. La gente che si moriva di fame. Si lava la fontanella, non c'era niente a che perde proprio. E poi come si è sviluppato sto quartiere? E poi dopo hanno costruito questi, i palazzoni popolari. E questi si vede che sono popolari in Sì, effetti. questo mi sa che sono tipo quello che ha quello che ha costruiti, mi sa che è uguale a quello di Cordiale. Cioè che i finestre rosse perché questa era una zona di resistenza prima. Quella lì era proprio il PC qua, proprio nel parco del Pineto. Andando verso giù proprio al borgo antico c'è stava un cimitero nell'antichità. Verso il 500, quando c'era il papato, i lanzichinecchi facevano la guerra al papato.
posto si chiamava Valle d'Inferno, ma non per i fornaci. Proprio Perché qualcuno pensava in quella per le valle fornaci- successe un inferno. Infatti se tu vai a vedere le mappe del 500 sta scritto già Vallis Inferni, è proprio antica. E tu sei nato in questo quartiere? Io sì, nato pure la famiglia mia è nata qua. Però non sembra una borgata, cioè a parte il numero di negozi, attività commerciali, No, le strade. adesso a 20 anni fa qui sotto non c'avevo di camminare. Cioè i tossici dentro al portone, spada attaccata all'alberi, era così, Vabbè, il periodo quello. Anni 80. Cioè entravi, ti imbruttivano tutti, come penso tutte le borgate di Roma. Per esempio se vai giù alla Valle Vecchia proprio, perché qua in pratica è fatta su 2 livelli, questa è la parte nuova, nuova per modo di dire. Giù in fondo a qua la strada c'è sta proprio il borghetto antico, ma lì non c'è sta proprio il controllo. Dice poi è pieno dei filippini, perché qua sopra a Val degli Ubaldi c'è sta la cosa, come si chiama? Ambasciata. Quindi sono tutti da là questi. Ambasciata filippina. Sono una marina. Io lavoro al risparmio casa, se vai lì tutti i filippini al giorno. Sì, è vero. Ma tu vieni da una tradizione di sinistra stando qua in questo quartiere? Beh, io personalmente non te la dico all'ideologia mia. No, perché... Però l'impostazione del quartiere è quella. No, perché Prima Valle, tutti questi quartieri sono tutti molto di sinistra. Sì, sì e no. Qua sì però. Qua se parli con un vecchietto e gli parli di Mussolini ti caccia via e dici non voglio manco sentire a parlare. Ora ti faccio vedere un pezzo del borghetto vecchio che te stavo a dire prima. Che è successo? In pratica il borghetto esisteva e le case popolari le hanno costruite dopo per far venire le persone. Tutto giù perché era tutto abusivo il borghetto. La maggior parte era tutto abusivo. Oppure era dei proprietari, cioè privati che c'erano i terreni e l'hanno lasciati lì. Gente che c'ha un sacco di proprietà si dimentica pure da veccere. Certo. E poi hanno costruito sti cosi qua. No, 72 famiglie a palazzo, scusa. Ah, ok, no, sono una scala. 36, sono 36 a scala. Sono 5 palazzi, quello è privato quello. Infatti si vede la differenza che gli hanno fatto il cappotto termico. Hanno investito 2 soldi. Questo qua era quello dell'Italia 90. Parte da abusi edilizi, no? Questa era la ferrovia che doveva portare atleti a Gemelli. Che poi è stata sempre chiusa, sai per quale motivo? Perché 2 treni non ci passavano. Ah, mi ricordo, sì, la storia, che non hanno preso le misure. Più di 140 miliardi per fare sto cosa. E non funziona? Che abbiamo speso noi. E non funziona? No, mai funziona. Perché non ci passano i treni in contemporanea nello stesso tratto. Questa qua, mo adesso è in centro anziani, una volta questa era la scuola di tutta la Valle Aurelia. Ah, tutti qua a st'angoletto stavano. Ma questo qua poi l'avevano chiusa tipo prima del 2000 e la gente ha fatto le battaglie per ripiarselo, perché pure questo era tutto chiuso qua, non c'era niente. Cioè c'è sto fatto... L'hanno occupato per farci il centro anziani. Cioè altrimenti rimane abbandonato e se lo tenevano così. Sai perché? Perché non potevano levare l'Eternit. Hanno chiuso la scuola per l'Eternit e lì era rimasta tutta abbandonata. Lo vedi? Questo era il viale della Aurelia, che è stato quello nuovo. E questo è quello piccolo. Era la via vera, perché c'è stanno i San Pietrino, vedi? Che è una strada antica che è San Pietrino. Questa è la sua proprio, Questo stavo sempre il terreno suo, ci ha fatto costruire niente, cioè si è tenuto. Infatti. Vedi perché qua. Proprio costruita diversamente. I San Pietrini che sono antichi. Qui c'era pieno di baracche, di case. Vabbè, qui comunque è pure un po' ancora abbandonato. Sì. Forse questa è un'abitazione abusiva che era. Sì, sicuro. Che poi hanno costruito un'opera così a ridosso di una carrozzeria, case, carrozzerie. Ce l'hanno messa dopo. Ah pure? Cioè, proprio il piano di Roma. E qua si vede, diventa proprio. Sì, guarda, diventa proprio più vecchia come zona. Questo qua poi era un circolo che ha preso, diciamo, la zona, no? Mo' è chiuso perché non ci si può più costruire niente, il padrone si è ripreso tutto. Si è voluto ripartire, ma lì era fatta una bella cosa. Qua la maggior parte è rimasto così, mo' bene o male lì stanno a ricostruire un po'. 10 anni fa volevano aprire la strada qui, no? E invece niente. No, sì, io sono arrivato fino a su, niente. infatti è chiuso. Se tu arrivi fino a giù, c'è proprio il campo quello vecchio della fornace.